sono tutti più bravi di me o meno bravi di me, in un limbo che non ha la pazienza di tollerare i limiti del potenziale. Chi sbaglia non è all'altezza, e se sbaglia non sarà mai all'altezza. Ci hanno insegnato l'umiliazione, dicendoci si trattasse di umiltà. Mortificati gli emotivi, i più sensibili, i lavativi, perdenti, e nonostante questo vivi. Nei confini di un disegno da colorare, per molti anni ho creduto di avere il potere di scegliere i colori, ma dentro di me si faceva sempre più violenta la convinzione che fossero i colori a scegliere me. Nero, grigio, buio, nero, grigio, buio. Non ce la farai mai, non ce la farai mai. Non ce la farai mai, sei quello che sei. Forse narcisismo, nello spettro di qualcosa che pare sia incurabile, un aspetto della mia natura umana che poco saggia ed immatura ambisce al divino. E resto ferma nella paura che Dio non esista e nella certezza di non essere Dio. Quindi vivo come una perdente, limitandomi a sentirmi superiore agli inferiori e da inferiore invidiare i superiori. Ho 35 anni, ma è entrata nei tuoi panni, sola e chiusa verso il mondo, così annoiata e pigra che non ho la forza di informarmi per essere attiva a tutto tondo, e non ho la forza per far finta di aver capito e quindi essere una complottista. Una che lascia fare agli altri, li lascia sbagliare e ride di loro, li lascia vincere invidiandoli. E quando ho vinto, perché sì, ho vinto, ho riconosciuto tutti quelli come me, che non sanno che io sono una di loro, che si fa schifo, ma ha saputo scegliere tra panettone e pandoro. Sono nota ad una ristretta fascia della popolazione italiana per aver partecipato e vinto nel 2023 un noto talent show che si chiama X Factor. Qui alcune testimonianze. Fenomeno Sarafine, dalla finanza ad X Factor, cambiare si può anche a 30 anni. Sara lascia il lavoro nell'azienda multinazionale per fare la cantante. Stare bene è più importante dei soldi. Beh, se io non mi conoscessi e qualche anno fa avessi letto una cosa del genere, avrei pensato fondamentalmente due cose. Uno, questo fenomeno di Sarafine un giorno si licenzia e il giorno dopo vince X Factor. Due, penserei che avrei una lista di cose da dire a questa Sarafine per darle un paio di evidenze che effettivamente nella vita, per stare bene, i soldi sono importanti. Distinto, cercherei una serie di ragioni per delegittimare quelle frasi e soprattutto chi le ha dette. Mi sono trovata molto spesso nella mia vita a avere la sensazione di subire racconti di storie di cambiamenti di vita eccezionali, speciali, ma soprattutto immediate, come se avvenissero da un giorno all'altro. E l'effetto di questa comunicazione su di me non era di certo di ispirazione, ma alimentava una serie di ricerche ossessive sulle ragioni per cui quel racconto di felicità fosse una cazzata, perché eccezionale è del tutto incompatibile con le mie scelte di vita e con le scelte di vita del 99% delle persone che conosco. Io e le persone che conosco viviamo responsabilmente, abbiamo un lavoro, facciamo dei soldi, diciamo facciamo tutto giusto e in questa giustezza non c'è niente di eccezionale. La felicità non è proprio contemplata, perché è così che va il mondo. Però perché è così che va il mondo? Perché siamo infelici? Ma soprattutto, di chi è la colpa? Ora, nel tentativo di rispondere a queste domande molto complesse, diciamo che ho pensato che ci sarebbero diversi elementi a concorrere nell'Olimpiade dei responsabili della infelicità della mia generazione. Però per ragioni di sintesi mi sono concentrata sul mio personalissimo podio dei colpevoli, che vede al terzo posto, con una dignitosissima medaglia di bronzo, me medesima. Mi hanno educata così. I primi responsabili degli eventi che caratterizzano la nostra vita siamo noi e solo noi possiamo rimediare. Solo che spesso, come dice il sommo maestro Coelho, la risposta è sì dentro di te
e però è sbagliata. La cosa che mi divertiva osservare quando in passato ho lavorato presso una multinazionale operativa nell'ambito della consulenza era di come la stessa azienda, che tra i propri valori di principio aveva sostenibilità, work-life balance, rispetto e relazioni, poi nella prassi adottasse delle pratiche decisamente non orientate al benessere degli impiegati. Se voi ci pensate, nelle multinazionali si lavora con orari di lavoro estenuanti, livelli di stress eccessivi, questa cultura della competizione a tutti i costi, attività di team building che poi sono dei aperitivi al di fuori dell'orario di lavoro, così che anche la tua vita privata diventa lavoro. Beh, vi vedo coinvolti. E diciamo che ho sperimentato sulla mia pelle di come tutti quanti questi elementi causassero in me e nei miei colleghi un estremo malessere, che poi naturalmente emergeva durante l'orario di lavoro, che l'azienda percepiva e cercava di arginare attivando delle campagne di sensibilizzazione sul tema della salute mentale, del benessere personale, inducendoci in qualche modo a credere che se tu hai un problema che ti viene causato dal tuo lavoro, dall'azienda in cui lavori, resta comunque un problema tuo e te lo devi comunque risolvere tu. Questa cosa causava in me una sorta di iperresponsabilizzazione, che poi si traduceva in un grandissimo senso di colpa perché io non ero in grado di stare meglio. Di recente mi è capitato di vedere un reel su Instagram di un noto psichiatra italiano, Antonino Tamburello, che spiega come si sviluppa l'ansia e come si sviluppa la rabbia. Lui dice che l'ansia si sviluppa nel momento in cui io concentro l'aspettativa su quello che io sono in grado di fare. Mentre invece la rabbia si sviluppa nel momento in cui io concentro l'aspettativa su quello che gli altri devono fare. Beh, io, come i miei colleghi, la rabbia non la conoscevo, ma conoscevo benissimo l'ansia. E la cosa che ho osservato è che siamo stati così educati a stancare il nostro io alla ricerca di traumi pregressi per spiegare un malessere che magari ha la sua fonte altrove, che il risultato è che spesso ci paralizziamo in un'ansia immobilizzante, non ci arrabbiamo mai e non ci ribelliamo, perché non sappiamo nemmeno a che cosa dobbiamo ribellarci. Procedendo con il famoso podio dei colpevoli, il secondo posto di questo glorioso podio assegna la medaglia d'argento a colui che per molto tempo ho ritenuto essere il responsabile, un altro dei responsabili della mia infelicità, il mio ex. Che mi ha mollata miseramente, corrompendo in maniera molto violenta il mio progetto di vita giusta, che includeva, oltre al lavoro e ai soldi, un altro risultato, la costruzione di una famiglia. In vetta, medaglia d'oro, a questo podio, troviamo questi due individui qui, Paolo e Rosa, che 36 anni fa mi concepiscono, determinando poi il mio ingresso ufficiale nei registri anagrafici del Comune di Salerno e nella mentalità del perché è giusto così. Conduco fondamentalmente una vita serena fino ai miei 17 anni, età in cui decido di andare all'università e decido di studiare economia aziendale. Io, che d'economia non ci ho mai capito niente e non sono proprio mai stata un'amante della matematica o della logica numerica. Decido però di studiare economia aziendale perché così poi dopo trovo lavoro, perché è giusto così. E quindi studio cose che non voglio studiare perché è giusto così, faccio degli esami che non voglio fare perché è giusto così e il mio obiettivo è laurearmi perché è giusto così. Intanto però, in questo giusto fare, scopro la musica. E diciamo inizio a strimpellare la chitarra, a scrivere delle canzoni, ho una band, inizio a scoprire che cosa si prova a fare qualcosa che si vuole fare, a superare degli ostacoli che si vogliono superare. Scopro cosa significa sentirsi realizzato, soddisfatto. E quindi sono contentissima da fare un sacco di concerti, suono nei locali e torno a casa, vado dai miei genitori e gli racconto: mamma, papà, suonerò a questo, a quell'altro locale, faccio questo, quest'altro concerto. E Rosa e Paolo si preoccupano di pormi una sola lapidaria domanda: ma ti pagano? E la mia risposta è timida. Dico sì, 100 euro in 4 per 2 ore e mezza di concerto.
ma ci danno anche la cena. E quello che ricevo in cambio è una sonorissima risata condita da vabbè, ja, ti sei trovata un passatempo. Però per me non è un passatempo. Io penso veramente che voglio fare l'artista. E vabbè, ja, non esagerare. Come direbbe mio padre, ti passo tempo. Una volta ascoltai l'intervista di uno dei più importanti scultori italiani contemporanei, che in un discorso iniziò a spiegare di come ci abbiano educato all'umiliazione e non all'umiltà. E questo è un concetto che mi è risuonato fortissimo, tant'è che inizio ogni mio spettacolo con un intro, un monologo che include questa frase. Effettivamente io in quel momento mi sento umiliata. Ed essendomi formata su canoni di felicità propedeutica all'utile materiale, la mia risposta a quell'umiliazione è stata di mettere da parte la musica. E quindi ritorno a fare la mia vita giusta, così. Mi laureo in una facoltà in cui non mi voglio laureare, mi trasferisco a Lussemburgo, che è decisamente un posto in cui non voglio trasferirmi, faccio un master in un argomento che non mi interessa e inizio a fare un lavoro che non mi piace, perché è giusto così. Quindi mi ritrovo poi a 30 anni, giusta, utile e infelice. Ottimo. Stando ai titoli di giornale che vi ho mostrato prima, questo dovrebbe essere il quadro generale il giorno prima di partecipare ad X Factor. Quindi stando a quei titoli di giornale io mi rendo conto di essere miserabile e mollo tutto per inseguire i miei sogni. La domanda che mi è stata posta nella maggior parte dei casi durante le interviste è stata: ci vuole coraggio a cambiare vita? Beh, certo, ci vorrebbe moltissimo coraggio se la cosa avvenisse di botto, però non succede così. Cioè, cambiare vita deriva da un percorso di consapevolezza che si intraprende non per cambiare vita, un percorso che si intraprende per tentare di riappropriarsi del proprio significato personale e scoprire che non c'è nessun podio dei colpevoli, ma esiste un sistema colpevole che induce la maggior parte di noi a vivere nella mentalità del perché è giusto così e a cercare un risultato per legittimare anche soltanto la nostra esistenza. Ora, che sia chiaro, io non ho mollato tutto con l'obiettivo di inseguire i miei sogni o con l'obiettivo di partecipare ad X Factor e vincerlo. Tutto quanto è iniziato molto tempo prima con l'impresa più faticosa della mia vita: scegliere solo qualcosa che fosse giusta per me, fare delle scelte che erano irrilevanti per la gente, scelte che non finiscono sui titoli di giornale, scelte che sono state prese semplicemente per prendermi il lusso di scegliere io della mia vita e stare meglio. Quindi da Lussemburgo mi sono trasferita a Bruxelles perché era giusto per me. Ho lasciato un lavoro a tempo indeterminato per uno a tempo determinato dove percepivo uno stipendio più basso perché era giusto per me. Ho fatto un tatuaggio perché era giusto per me. Mi sono presa un cane perché era giusto per me. E infine ho definitivamente abbandonato un lavoro di ufficio perché era giusto per me. Ho fatto una serie di rivoluzioni non propedeutiche ad un risultato, rivoluzioni che non avrebbero cambiato la mia vita dall'oggi al domani, però erano giusto per me, punto e basta, cioè non c'era nessun altro risultato, nessun altro obiettivo. E solo dopo qualche mese in cui stavo vivendo la mia vita giusta per me, ho partecipato ad X Factor. E che è successo poi? X Factor, sarà fine, ho avuto il coraggio di cambiare vita e ho vinto. Mazza. Io faccio tutta sta fatica per ribellarmi alla logica e alla politica del risultato e poi tutta la mia rivoluzione irrilevante, inutile, viene raccontata in modo perfettamente aderente allo schema di fare delle cose per raggiungere un risultato, un successo formidabile. Ma se non avessi partecipato ad X Factor, se non l'avessi vinto, come mi vedrebbero gli altri? Beh, io so benissimo come rispondere a questa domanda e lo sapete benissimo anche voi, perché a grandi linee io oggi mi trovo più o meno nella stessa posizione di un paio d'anni fa, una posizione nella quale se non faccio un disco di successo o non riempio gli stadi, non c'è nulla da raccontare, non c'è niente da scrivere, non ci sono dei titoli da strillare, però la verità è che non c'era niente da strillare nemmeno l'anno scorso, perché se io ho partecipato a quel programma, se l'ho vinto, se poi ho cambiato la mia vita, è solo perché tra le tante ho preso un'altra scelta giusta solo per me, quando mi sono detta che con tutto il rispetto per dove andava il mondo, io sarei rimasta e avrei scelto di ballare.
is the doctor highway. What if today I want the doctor to stay? TEDx di Mantova, ti voglio vedere con le mani su. Malati di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. E come Pinocchio nel paese del balocchio, voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere la magia. Ho completato gli studi, non brillantemente, in economia aziendale. Ho accumulato una carriera di 7 anni in fiscalità internazionale. Parlo inglese fluentemente per quelli che lo parlano male. Ma signore e signori, se c'è una cosa che so veramente fare, è ballare. Woo! Faccio parte di quella generazione di italiani che divi 3 pregi e 3 difetti che non sono veramente difetti, che anche se sei introverso, leadership, soft skill, team building, time management, awana gana, che chi sei tu, cosa vuoi è superfluo, perché è così che va il mondo, 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 è così che va il mondo. Signore e signori, con tutto il rispetto per dove va il mondo, io oggi resto. Grazie mille a tutti. Grazie.